sono a Milano, sto a Milano. Essere o stare? Ciao, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano, e questo è il mio canale, Lernamo. Se anche voi vi siete chiesti almeno una volta, devo usare essere o devo usare stare? Allora siete nel posto giusto. Continuate a guardare questo video. Vediamo un po' come sarà organizzato. Innanzitutto vedremo tutti i casi in cui bisogna utilizzare il verbo essere. Poi passeremo al verbo stare e scopriremo quando invece va utilizzato quest'ultimo. Poi approfondiremo i casi particolari. Cosa succede quando un aggettivo può andare sia con essere sia con stare. Poi vedremo degli errori tipici da non commettere più e anche qualche espressione che li contiene. E come sempre, alla fine, un esercizio per mettervi alla prova. Quindi prendete carta e penna e cominciamo. Dunque, quando usiamo essere in italiano? Devo essere sincera, il verbo essere è molto più comune e più utilizzato rispetto al verbo stare. Vediamo un po'. Innanzitutto lo utilizziamo per esprimere esistenza, quando vogliamo comunicare che qualcosa o qualcuno esiste in un certo luogo. In questo caso utilizziamo la forma del verbo esserci. Dunque il verbo essere accompagnato dalla particella pronominale ci. Nelle due forme singolare c'è e plurale ci sono. C'è un problema con il computer. Ci sono molti turisti in piazza. Non c'è nessuno. Ancora, il verbo essere è utilizzato per esprimere possesso. A chi appartiene qualcosa. Questa borsa è mia. Quei libri sono di Marco. Di chi è questo ombrello? Utilizziamo il verbo essere per esprimere origine e nazionalità. Quindi quando vogliamo comunicare da dove viene una persona, qual è la sua nazionalità. In questo caso lo possiamo utilizzare o seguito da un aggettivo di nazionalità o dalla preposizione di più luogo. Laura è italiana. I miei nonni sono messicani. Sono di Bari. E tu? Ovviamente non è finita qua. Utilizziamo essere per esprimere la professione di qualcuno, il suo lavoro. In questo caso il verbo essere è immediatamente seguito dalla professione, senza un articolo. Mio padre è architetto. Siamo studenti universitari. Da grande voglio essere veterinaria. E utilizziamo il verbo essere anche per descrivere qualità. Insomma, le caratteristiche di una persona, di una cosa, un luogo, aspetto fisico, carattere, sapore, temperatura. Marco è simpaticissimo. Questa pizza è deliziosa. Il film è noioso. Attenzione! Utilizziamo in italiano il verbo essere anche per esprimere emozioni, stati d'animo. Sono felice di vederti. Perché sei così nervoso oggi? Siamo preoccupati per l'esame. Insomma, non importa se si tratta di uno stato d'animo momentaneo o del nostro carattere.
carattere. Utilizziamo sempre il verbo essere in italiano. E so che qui qualcuno si confonde. Anche nel passato, non so, Luca era triste perché il suo gatto era malato. Utilizziamo il verbo essere anche per parlare dello stato di luoghi o cose, insomma, per descrivere la condizione in cui tale luogo o tale cosa si trova. La porta è aperta, la porta è chiusa, il supermercato è chiuso la domenica, la strada è buia, il ristorante era pieno. E poi utilizziamo essere anche per parlare della posizione, insomma, dove si trova qualcosa o qualcuno. Dove sei? Sono in ufficio. Roma è nel Lazio. Le chiavi sono sul tavolo. Il bagno è in fondo al corridoio. Sai dov'è la fermata dell'autobus? Ok, ma allora quando si deve invece utilizzare il verbo stare? Stare si utilizza per parlare della salute di qualcuno e della sua condizione generale, con avverbi o locuzioni avverbiali come bene, male, alla grande, da cani. Come stai? Sto bene. Come sta tua madre? Sta meglio, grazie. Non sto molto bene oggi, ho mal di gola. Attenzione, utilizziamo stare anche per parlare della posizione fisica del corpo, la posizione che una persona assume, come seduto, in piedi, sdraiato. Sto seduta da 3 ore, ho mal di schiena. Il dottore mi ha detto di stare sdraiata per qualche giorno. Preferisco stare in piedi, grazie. Attenzione però qui, perché qualcuno si confonde. Sono in piedi, sto in piedi. In italiano entrambe sono utilizzate, ma c'è una sfumatura di differenza. Quando usiamo stare, vogliamo dire che è una scelta attiva, lo stiamo facendo volontariamente. Preferisco stare seduta. Come ti piace guardare la televisione? Preferisco stare seduta. O sull'autobus. Accomodati, c'è un posto vuoto. No, grazie, preferisco stare in piedi. Essere. La forma con essere, invece, descrive solo la nostra posizione. Sono seduta in questo momento. Oppure qualcuno mi chiama sull'autobus. Ehi, dove sei? Sono sull'autobus. Ah, comodo. No, sono in piedi. Sono in piedi. Parlo solo della mia posizione. Non è una scelta attiva, non lo stiamo decidendo volontariamente. Non è finita qua, però, perché utilizziamo stare anche per indicare la permanenza in un luogo, così come i suoi sinonimi rimanere, restare, per indicare appunto che qualcuno trascorre del tempo in un certo luogo. Stasera sto a casa, sono troppo stanca. Che significa resto a casa invece di uscire. Passerò del tempo qui. Quanto tempo state in Italia? Quest'estate staremo in montagna per 2 settimane. Anche in questo caso fate attenzione alla differenza tra essere come posizione e stare come permanenza. La parola stessa già ce lo fa capire. Stare indica trascorrere del tempo. Per esempio, sto a casa di mia sorella. Significa sto trascorrendo del tempo lì. Forse mi fermo a dormire, ma sono a casa di mia sorella ha solo la sfumatura di questa è la mia posizione in questo momento. Non è finita qua. Utilizziamo stare anche per indicare il comportamento. In questo caso è spesso utilizzato all'imperativo.
quando vogliamo dire a qualcuno come deve comportarsi o vogliamo invitarlo ad assumere un certo atteggiamento. Stai zitto, sta calmo, state attenti, state buoni. Utilizziamo stare anche per parlare di vestibilità, adattamento. Si utilizza soprattutto nel mondo della moda e dunque per abbigliamento, accessori, colori. Quel colore ti sta benissimo. Questi pantaloni mi stanno stretti. Come mi sta questo maglione? Quella giacca non ti sta bene. Provane un'altra. Utilizziamo il verbo stare anche per esprimere capacità, contenimento. Quando insomma vogliamo indicare che c'è o non c'è spazio sufficiente per contenere qualcuno, qualcosa. Attenzione però, in questo caso non lo utilizziamo da solo, ma con la particella pronominale ci, starci. In questa macchina ci stanno 5 persone. Significa questa macchina può accogliere 5 persone. Tutti questi vestiti non ci stanno nella valigia. Nel frigorifero non ci sta più nulla. È strapieno. Domanda per voi. Starci ha anche un altro significato. Quale? Starci significa anche cedere alle avance di qualcuno. C'è una persona che sta provando a conquistarci e noi accettiamo il suo corteggiamento, ci stiamo. Questo è un uso molto particolare del verbo stare come verbo pronominale in italiano. Cos'è un verbo pronominale? È un verbo a cui viene aggiunto uno o più pronomi, particelle pronominali. Proprio come questo caso, stare, starci. Vi parlo più nel dettaglio di starci e di tutti gli altri verbi come lui nel nostro corso esclusivo, unico in circolazione, dedicato proprio a questa categoria di verbi che crea sempre molta confusione agli studenti. In questo corso chiamato da non ce la faccio più a ora me la cavo, i verbi pronominali in 30 giorni, vi parlo appunto di tutti i verbi pronominali italiani e lo faccio attraverso 30 video lezioni, ognuna dedicata a una coppia di verbi o a 3 verbi che sono molto simili tra loro ma hanno in realtà delle differenze. Parleremo dei verbi, delle differenze, dei significati, degli usi, vedremo esempi, curiosità. Ogni video lezione è affiancata da un articolo dettagliato, completo, approfondito, con più definizioni, più esempi, più alternative per sostituire ogni verbo pronominale. E alla fine di ogni lezione troverete il PDF scaricabile e una serie di esercizi interattivi per ripassare tutto quello che avete appreso. L'accesso è illimitato, quindi potete controllarlo tutte le volte che volete e veramente ho cercato di realizzare una guida completa all'uso di questi verbi. Quindi passate da questo link se ancora questo corso non è vostro e fatelo vostro. Non è finita qua però per quanto riguarda il verbo stare, perché lo si trova anche in 2 costruzioni grammaticali molto importanti e molto comuni. Stare più gerundio e stare per più infinito. Stare più gerundio è il cosiddetto presente progressivo, quindi indica un'azione in corso di svolgimento, qualcosa che sta succedendo proprio in questo momento. Cosa stai facendo?
sto cucinando. E tu? Ah, sto guidando. Stare per più infinito, invece, indica un'azione che succederà tra pochissimo tempo, nel breve futuro. Il treno sta per partire. Corri. Tutto chiaro? Fin qui? Adesso vediamo un po' quegli errori più comuni, quei casi che creano più confusione agli studenti, così che possiate non commettere più questi errori. Innanzitutto, una cosa che confonde molti: il passato prossimo. Ebbene, il passato prossimo del verbo essere e del verbo stare è lo stesso. Sono stato. E quindi direste voi, se io leggo questo o se io lo ascolto, come faccio a capire se la persona sta utilizzando essere o stare? Dipende dal contesto. Se io dico la festa è stata bellissima, secondo voi quale dei due verbi ho utilizzato? Essere o stare? Ho utilizzato il verbo essere perché ho espresso un giudizio su qualcosa, sulla caratteristica di qualcosa, la festa. Vediamo invece questa frase. L'anno scorso sono stata a Parigi per 2 settimane. Quale dei due verbi ho utilizzato? Essere o stare? In questo caso ho utilizzato il verbo stare perché ho espresso la mia permanenza in un certo luogo. Attenzione ad altri casi ambigui. Come sei o come stai? Se io ti chiedo come sei, voglio sapere qualcosa di più su di te, sul tuo carattere, sulla tua personalità o anche sul tuo aspetto fisico, se io non posso vederti, per esempio. Se io ti chiedo come stai, voglio solo sapere la tua condizione fisica, emotiva. Attenzione. Un altro errore che commettono soprattutto gli ispanofoni, dunque chi parla spagnolo come prima lingua, è, l'ho già menzionato un po' prima, l'uso di stare con aggettivi che indicano emozioni, stati d'animo. Perché in spagnolo c'è una differenza se si tratta di una descrizione del carattere di una persona o se si tratta di uno stato temporaneo. Bene, questo non è un problema in italiano. Utilizziamo sempre il verbo essere in questi casi. Se avete qualche altro dubbio che io non ho menzionato riguardo essere e stare, scrivetemelo nei commenti così posso rispondere a tutte le vostre domande. Adesso invece è il momento di vedere qualche espressione idiomatica proprio con questi due verbi, essere, stare. E secondo me potrete notare quello di cui vi ho parlato all'inizio, e cioè i casi in cui usare essere e in cui usare stare. Potrete notarli proprio nelle espressioni che vi dirò. Per esempio, essere al settimo cielo. Cosa significa? Significa essere felicissimi. Stato d'animo. Quando ha saputo di aver vinto, era al settimo cielo. Essere in gamba. Significa essere una persona molto competente, capace, sveglia. Tua figlia è davvero in gamba. Ha superato tutti gli esami. Essere al verde. Significa non avere soldi. Non posso uscire stasera. Sono al verde. Essere una buona forchetta. Significa essere una persona che ama il cibo, che mangia molto e con gusto. Mio nonno è una buona forchetta. Mangia sempre tutto,
Avete notato come queste espressioni descrivono un po' il carattere di qualcuno o lo stato d'animo o proprio le loro caratteristiche? Vediamo invece qualche espressione con stare. Stare fresco significa essere nei guai, essere in una brutta situazione. Se pensi che ti presterò altri soldi, stai fresco. Significa non succederà. La tua situazione non è buona, sei nei guai, non ti aiuterò. Stare sulle spine significa essere molto preoccupati, in ansia. Questo descrive proprio il nostro stato d'animo, la nostra condizione generale. Stare, come dire stare bene, stare male. Sto sulle spine, sto aspettando i risultati dell'esame. Stare con le mani in mano. Significa non fare niente, essere inattivo. Non puoi stare con le mani in mano tutto il giorno. Dammi una mano. Non stare più nella pelle. Significa non riuscire a contenere l'emozione per l'impazienza, per la felicità. Non sto più nella pelle. Domani parto per il Giappone. Com'è andata? Avete preso appunti? Spero di sì, perché adesso c'è un esercizio di ripasso finale, come promesso. Prima volevo ricordarvi che se fate fatica con i verbi pronominali che abbiamo menzionato prima, ho realizzato un bel test dedicato proprio a loro, che vi suggerisco di fare sia prima sia dopo aver acquistato il nostro corso, per notare il vostro progresso. Lo trovate come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. E non dimenticate di iscrivervi alla nostra newsletter, perché ogni volta che pubblico un nuovo video vi mandiamo una notifica, così non ve ne perdete nessuno. E non è finita qua, perché ogni settimana vi mando dei materiali esclusivi sulla lingua, la cultura, l'attualità italiana, delle curiosità, tutto gratis. E poi, selezionando al momento dell'iscrizione il vostro livello, riceverete anche una storia in base al vostro livello, divisa in episodi con le avventure dei personaggi, esercizi, curiosità, ripasso grammaticale. Quindi mi raccomando, se non siete iscritti, iscrivetevi. E adesso prendete carta e penna, se ancora non ce l'avete, perché è il momento dell'esercizio. Completate le frasi inserendo o il verbo essere o il verbo stare. Ciao! Com'è? Tutto bene? La biblioteca? Chiusa il lunedì. Non posso uscire. Al verde. Questo vestito ti a pennello. Dove? Le forbici non le trovo. Attento quando guidi. In questa valigia non ci tutti i vestiti. Ieri noi a casa di Marco tutto il pomeriggio. Lucia, una persona molto in gamba. L'aereo per decollare. Sbrigati o lo perdi. La cena ieri sera? Tranquillo, andrà tutto bene. Quando io piccola, molto timida. Avete scritto tutte le risposte? Perché adesso vediamo le soluzioni. Volevo solo anche ricordarvi che se volete ripassare tutta la grammatica, leggere degli approfondimenti, delle curiosità su questo argomento, potete passare dal nostro sito web lernamo.com.
In descrizione vi lascio il link proprio per questo articolo. Ogni articolo lì è più approfondito, ci sono più esempi, alla fine trovate anche gli esercizi interattivi per ripassare e il podcast che potete scaricare e ascoltare quando e dove volete. Ma non è finita qua, perché abbiamo rinnovato il nostro sito web e nella sezione lezioni c'è una barra di ricerca dove potete digitare la parola chiave di quello che vi serve, argomento di grammatica o di cultura italiana, e vi appariranno tutti gli articoli che riguardano quell'argomento, quindi molto comodo. Detto questo, le soluzioni. Ciao, come stai? Tutto bene? Chiediamo la condizione di salute o generale di una persona. La biblioteca è chiusa il lunedì. Parliamo dello stato di un luogo. Non posso uscire. Sono al verde. Essere al verde. Espressione fissa. Quel vestito ti sta a pennello. Parliamo dell'adattamento, della vestibilità di un capo d'abbigliamento. Dove sono le forbici? Non le trovo. Chiedo sulla posizione di qualcosa. Sta attento quando guidi. In questo caso è un imperativo, voglio dire a qualcuno come comportarsi. Uso stare. In questa valigia non ci stanno tutti i vestiti. Parlo di uno spazio e quindi della quantità di cose che possono essere contenute in quello spazio. Ieri noi siamo stati a casa di Marco tutto il pomeriggio. Attenzione però, siamo stati. Può essere, può essere stare. Quale avete utilizzato? Sto parlando della permanenza in un luogo e dunque stare. Lucia è una persona molto in gamba. Essere in gamba. Espressione fissa. L'aereo sta per decollare. Sbrigati o lo perdi. Stare per. Indica un'azione che succederà tra pochissimo tempo. Com'era la cena ieri sera? Chiedo di descrivermi la caratteristica di qualcosa. Sta tranquillo, andrà tutto bene. Anche questo è un imperativo per dire a qualcuno come comportarsi. Quando io ero piccola, ero molto timida. Sto descrivendo delle caratteristiche di una persona. Com'è andata? Fatemelo sapere nei commenti, sono curiosa di saperlo e spero che questo video abbia chiarito ogni vostro dubbio. Se è così lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale e non dimenticate di seguire Learnamo su tutti i social. Io vi saluto, vi aspetto prestissimo in un nuovo video.